C'era un tempo in cui dovevano rinchiudere i lebbrosi, lontani da tutto, isolati dal mondo, ma nessuno ci ha mai vissuto, o almeno così si dice. Oggi quel luogo dimenticato riemerge dal silenzio e noi stiamo per entrarci. In questo nuovo episodio, sempre da Tenerife, oggi mi trovo in un luogo misterioso e pieno di aneddoti. Siamo al sanatorio di Abades, conosciuto anche come la Valle dei Lebbrosi. Stiamo salendo lungo la costa e ci stiamo avvicinando al sanatorio perché la macchina l'abbiamo messa nel paese vicino alla chiesetta, perché ho visto delle recensioni su Google che dicevano che Google non ti segnava la posizione esatta per lasciare l'auto e tanti suggerivano di lasciarla proprio nel paese vicino e poi farsi questi 5-10 minuti a piedi ed arrivare a questa Valle dei Lebbrosi. Tutta questa zona è in completo abbandono da parecchi anni, infatti si possono solamente vedere i ruderi e tutte le strutture esterne che ormai sono imbrattate da graffiti, qualsiasi disegno. La chiesa del sanatorio con la sua facciata alta e maestosa è visibile anche dall'autostrada per Santa Cruz. Il cabildo Francisco Franco volle che fosse un punto di riferimento e che si vedesse proprio da lontano. L'interno della chiesa è pieno di graffiti e c'è proprio una croce immensa nella parete. A terra ci sono molte rocce, sempre a quell'entrata c'è una stanzina e anche qui sopra sembra ci sia un altro piano, infatti si può salire e andare fino a su. Prova a salire, però la scala non è messa molto bene in questo punto. Qui in realtà non c'è nulla, solo un piccolo soppalco, pieno di graffiti anche questo. Qui è diventata una discarica. Questi che sentite sono i piccioni, sopra nelle travi del tetto. Qui a sinistra c'è un'altra stanza e lì tutte le case dei piccioni. Bisogna stare molto attenti a dove si mette i piedi, ci sono resti di bottiglie rotte. È tutto molto spettrale, ha il suo fascino e di notte ce l'ha ancora di più. Incredibile come queste strutture siano state costruite, ma in realtà non abbiano mai visto la luce, non sono mai state usate effettivamente. Il soffitto non sembra molto sicuro, è stato costruito in cemento armato, hanno usato proprio dei ciotoli, delle pietre, insieme al cemento e al ferro. Potrebbe cadermi in testa una pietra da un momento all'altro. Questi luoghi sono davvero molto affascinanti, soprattutto la storia che c'è dietro. Nel 1940 e con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, le isole Canarie furono sempre più isolate dal governo spagnolo. Questo non permise l'accesso agli abitanti della zona a tutte le cure mediche. Di fatto si svilupparono varie malattie, tra cui la lebbra. Ci furono molti casi, soprattutto qui a Tenerife. Nel 1943 il governo di Francisco Franco decise di costruire un lebbrosario proprio qui, ad Abades, noto anche come il Sanatorio de Abona. In questa zona sono compresi una quarantina di edifici, tra cui un ospedale, un crematorio e una chiesa molto visibile. Sono tutti uguali e molto simili. Vediamo cosa si trova al suo interno. Anche qui le condizioni del soffitto sono un po' precarie. C'è un lungo corridoio centrale con stanze e bagni in realtà ancora in buone condizioni nel pavimento, lattine di ogni genere, birra, colore per i graffiti. Qui un altro bagno con dei vecchi escrementi a terra. C'è anche un po' di arietta che entra dalla porta d'ingresso e dalle finestre. Vecchie bottiglie di plastica abbandonate. Si trattava probabilmente di camere da letto e ognuno aveva il suo bagno privato. Lo stato del pavimento è ancora in buone condizioni, come potete vedere. Sono tutti uguali. Qui l'entrata è stata un po' distrutta in qualche modo, non so come. Sì, c'è molta spazzatura in giro. Tutte queste costruzioni sono fatte nello stesso modo. Credo fossero gli alloggi. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Qui ci sono dei cartoni delle pizze, qualche vestito e qui una specie di gabbia per uccelli distrutta. Sicuramente in questi edifici ci ha vissuto qualcuno o ci vive ancora tuttora qualcuno, soprattutto anche a causa delle condizioni economiche di questi paesi dove il costo della vita è aumentato in modo spropositato e tante persone non stanno bene economicamente. Non solo chi non lavora, ma anche proprio i lavoratori si sono visti il costo degli affitti e degli alloggi salire in un modo incredibile e di conseguenza per vivere si devono adattare anche a delle situazioni del genere.
come vi ho fatto vedere nell'altro episodio, sempre qui a Tenerife, del video, del contrasto che c'è tra i resort di Las Americas, Los Cristianos e tutto praticamente la zona della baraccopoli più grande di Tenerife. Tuttavia, con l'arrivo di cure mediche molto efficaci, la necessità di tali strutture diminuì e il progetto fu abbandonato prima del completamento. Cioè, si tratta di un complesso veramente molto grande, ci sono veramente tanti edifici. Ci sono altri escrementi umani, ci sono molte crepe nei muri e le finestre sono anche state distrutte. Questi sono tutti nidi di uccelli, piccioni probabilmente, che hanno portato dentro tutti i rami e c'è tutta la loro cacca qui. Tutti questi edifici sono speculari, hanno stanze a destra e a sinistra con il loro bagno privato, quindi sono pressoché identici. L'unica cosa che cambia sono i graffiti e si possono trovare resti di cose differenti. Incredibile. È molto impattante vederli per la funzione che dovevano avere al tempo, quali sono stati creati. Chissà se si trova ancora qualcuno con cui parlare, chiedergli com'era in quegli anni, come la vivevano, chissà. Negli anni 70 questo posto fu utilizzato per un breve periodo anche dall'esercito spagnolo per delle esercitazioni, però poi fu abbandonato di nuovo. E tra gli anni 90 e i 2000 si cercò di riqualificare tutta questa zona per costruire dei resort, dei villaggi lussuosi, però con la legge del 2003, che imponeva molte restrizioni di costruzione soprattutto lungo la costa, non si fece più nulla e rimase in totale abbandono fino ad ora. Questa è una struttura molto più grande, poteva essere potenzialmente l'ospedale oppure il crematorio, chissà. Qui c'è qualcuno con un generatore, non so cosa stiano facendo, però è incredibile come questo luogo doveva ospitare centinaia e centinaia di persone in isolamento. Wow! Questo edificio sembra messo in condizioni migliori rispetto ai precedenti. Stanze completamente vuote qui e queste probabilmente dovevano essere delle docce. Una stanza enorme, lì sembra ci sia un ripostiglio. Qui non riesco a capire cosa ci potesse essere, tipo degli spogliatoi immensi. Oddio, qui c'è una lepre morta. È abitata ancora da qualcuno probabilmente. O c'è qualcuno che utilizza ancora questa struttura per qualcosa. Ci sono degli uomini della sicurezza. Non so il motivo, forse stanno perlustrando la zona. Comunque è una zona privata questa, perché fu acquistata nel 2002 da un investitore italiano e di conseguenza comunque stiamo calpestando un suolo privato. Non so se la vigilanza che sia appunto per questo motivo o se stanno facendo delle riprese per qualcosa. E di là dentro ho visto solo sbarrato, ma c'erano tipo dei graffiti e la stanza però era pulita, cioè dalle macerie, diciamo. Sì, anche di tutto quell'edificio era completamente pulito. Poi c'è la parte sinistra dove praticamente c'era una zona chiusa dove ho visto un tavolo con forno microonde e delle attrezzature. Non ho mai visto comunque tanti edifici così vicini, tutti abbandonati, disabitati. Dall'altro lato c'è anche un altro edificio grande e là in fondo verso il mare, verso l'oceano, c'è una casa un po' diversa rispetto a tutti questi edifici, ha un colore più arancione, è stata luogo anche di diversi eventi non autorizzati come rave party, eventi di urbex o altre cose, feste illegali, e chiaramente su questi luoghi ci sono molte leggende. La leggenda più famosa di questo posto assurdo è che un uomo in macchina vide un bambino per strada, lo fece salire e questo gli indicò un luogo, gli indicò proprio la chiesa. Allora insieme andarono alla chiesa, però l'uomo si girò di scatto per parlare al bambino e il bambino se n'era andato, era scomparso completamente. Allora a questo punto l'uomo tornò in macchina e si accasciò sul volante. Tutti quelli che passano per questa valle dei lebbrosi dicono di aver visto l'uomo mano a mano con il bambino in giro per questo villaggio abbandonato. Sicuramente qui ha dormito qualcuno perché c'è anche una branda.
Per visitare tutti questi edifici ci vorrebbe veramente una giornata intera per vederli tutti molto bene. Comunque questa potrebbe essere veramente l'ambientazione perfetta per un film thriller, horror, psicologico. A riguardo comunque ci sono anche altre dicerie. Per quanto riguarda la croce sulla chiesa, alcuni dicono che sia il polo di energie negative, altri invece che sia proprio a protezione di tutti gli spiriti che ci sono in questo luogo. Anche eventi paranormali, come sentire le grida dei bambini all'interno dei vari edifici. Ad esempio questo edificio l'hanno completamente murato, non si può più accedere. Chissà il motivo. La cosa che mi stupisce di più di questo luogo, oltre all'incredibile fascino, chiaramente, è proprio la grandezza, cioè la vastità, l'estensione. 40.000 metri quadrati di edifici, dalla mezza a una giornata intera per visitare tutto quanto molto bene. Incredibile. Si tratta di un vero paradiso per gli appassionati di urbex. In più devo dire che la location, collocato sulla costa praticamente a 100 metri dall'oceano, è qualcosa di fenomenale. Più strano, più inusuale, non ho più aggettivi per descriverlo. Comunque è tutto molto surreale. Quello potrebbe essere l'ospedale. Qui ci sono i resti di un materasso, direi molto datato dalle condizioni in cui è messo. A terra tanti nidi e cacche di piccioni, anzi montagnole di cacche di piccioni. Però se ne sono andati da un bel po' perché nel soffitto non ci sono. C'è anche troppa difficoltà nel riconoscere questi edifici. Se non si conoscono esattamente, non è così facile intuire quale fosse l'ospedale, quale fosse il crematorio, la caserma. L'unico di veramente identificabile è chiaramente la chiesa. Ma secondo me questa potrebbe essere stata la caserma o comunque gli alloggi del personale medico. A differenza degli altri edifici, questo sembra essere messo molto peggio. Infatti ci sono molte macerie qui sotto, o comunque le stanze sono state buttate giù in qualche modo, perché queste erano tutte stanze e questi muri sono stati buttati giù. E le macerie sono tutte qui a terra, oltre alle varie bombolette di colore usate, molto datate anche queste. Tutto l'investimento che è stato fatto per costruire questi edifici, che alla fine non sono mai stati utilizzati, sono stati tutti soldi buttati via. Grazie al progresso medico e farmaceutico, tutto questo luogo è stato costruito per nulla. Tutte le rocce vulcaniche sicuramente non l'avevano messo qui a caso, anche per il discorso della ventilazione, del vento. Essendo un luogo sempre esposto ai venti, permetteva anche di abbassare notevolmente magari le contaminazioni o i contagi di queste malattie. In un ambiente così areato era anche una sorta di prevenzione. Questa poteva essere la caserma o una casa, però è meglio stare anche distanti perché ci sono proprio i muri crollati, detriti, e a pochi passi da tutto ciò c'è una piccola spiaggetta. Da notare le rocce nere del Teide mischiate alle rocce bianche. Sicuramente le avranno recuperate da qualche parte, ma non da questa zona. Ci sono addirittura delle panchine in cemento, chiaramente con vista oceano. Sembra come una piazzetta. Qui ci sono i resti probabilmente di una fontana, piccola piscina fontana, un tavolo devastato. Qui hanno completamente murato le finestre, l'entrata principale. Vediamo se c'è un'entrata secondaria. Attenzione a questo ferro arrugginito. Ah, i resti di un bagno. Da qui si riesce a entrare. Ora? No, non c'è nessuno. Secondo me qui avevano murato tutto quanto, però in qualche modo sono riusciti a distruggere e sono rientrati di nuovo. C'è un forte odore di sterco di uccelli, infatti ci sono molti piccioni qui dentro. E questa è una sorta di tenda, completamente cacata dai piccioni. Lì c'è un altro piccione. Mi sa che è un piccione incazzato quello. Qualche piccione morto. Un altro piccione.
Questa deve essere la casa dei piccioni. Probabilmente potrebbe essere una caserma, però è difficile veramente da capire. Qui c'è tutto il piano superiore, non messo molto bene. Comunque il fatto che ci siano dei parcheggi, una possibile fontana anche da questo lato, mi fa pensare che questo fosse l'edificio più importante di tutto il villaggio, di tutta la zona. Da questo episodio da Tenerife, Urbex alla scoperta, molto interessante per me perché mi piacciono questi posti, mi piace fare questo genere di video, mi piace scoprire posti abbandonati, scoprire la storia di questi luoghi. Questo è l'Urbex più assurdo che abbia mai fatto, soprattutto per la storia ma anche per la location, qui a Tenerife lungo la costa, con l'oceano alle spalle, con un paesaggio vulcanico. Ci vediamo domani con un nuovissimo video sempre qui da Tenerife, un nuovo daily vlog, un video molto interessante e da Jack passo e chiudo.